Benvenuti al tutorial. Avvio del compressore Soft Starter S711 tramite l'app S711 Connect. Questo tutorial mostra come configurare il Soft Starter S711 per un compressore con i parametri tipici utilizzando l'app S711 Connect. Vengono inoltre illustrate le funzioni aggiuntive per il funzionamento di un compressore. Il contenuto di questo video include la configurazione del Soft Starter S711 tramite l'applicazione S711 Connect. Nota: il software S711 Connect mostrato in questo video potrebbe subire modifiche nel layout e ulteriori funzionalità in futuro. Spiegazione dei parametri speciali del compressore nel Soft Starter S711. L'avvio e l'arresto del Soft Starter S711 tramite la morsettiera con un carico simulato. Inoltre viene mostrata la reazione a guasti simulati. Il collegamento tipico del Soft Starter S711 non viene trattato in questo tutorial. Questo aspetto è spiegato in dettaglio nel video tutorial di configurazione rapida del Soft Starter S711. Inoltre, i passaggi seguenti si basano sulle impostazioni di fabbrica del dispositivo. Quando viene applicata la tensione di alimentazione del controllore, il display del monitor impostato in fabbrica viene visualizzato dopo breve tempo sul display installato qui, nella porta dell'armadio di comando. Per motivi di sicurezza informatica, la connessione Bluetooth è disattivata nell'impostazione di fabbrica. Per poter stabilire una connessione tra l'app S711 Connect e il Soft Starter S711, è necessario effettuare prima le impostazioni necessarie tramite l'unità di comando del Soft Starter. Premendo il tasto freccia a destra si accede al menu principale. Premere 2 volte il tasto freccia giù per selezionare il menu Parametri utente. Premere il tasto freccia a destra per inserire la password. Nell'impostazione di fabbrica, la password è 66x0, che viene inserita premendo 6 volte il tasto destra. Di seguito viene selezionata una configurazione che garantisce un elevato livello di sicurezza informatica. Nel menu P1, il diritto di accesso per il Bluetooth è quindi configurato su Accoppiamento Bluetooth sicuro, nel parametro P1.2 in questo esempio di applicazione. Inoltre, nel menu Avanzate, in P20.3, il parametro Diritti di accesso al PIN 2 è impostato su Sblocca strumenti e il PIN 2 in questo esempio è impostato su 5x0 e 1 in P20.4. Inserendo il PIN 2 in Strumenti e Accoppiamento Bluetooth, l'avviatore statico è ora pronto per la connessione con lo smartphone. Ciò è indicato da un LED blu lampeggiante BLE. Se ora si apre l'applicazione S711 Connect, viene visualizzato il numero di serie del Soft Starter. Dopo aver selezionato il numero di serie, sul display dell'S711 viene visualizzata la passkey Bluetooth, che deve essere inserita nello smartphone per l'accoppiamento. Questa passkey viene rigenerata a ogni nuova connessione Bluetooth. Una volta inserita con successo la passkey, il LED BLE diventa blu fisso. Selezionando Controllo parametri, l'ulteriore configurazione del Soft Starter viene effettuata tramite l'app. I dati del motore vengono inseriti nel menu P2. In P2.1 si inserisce la corrente nominale del motore di 15 A. La potenza del motore deve essere inserita come 8 kW. Il valore 10 di P2.3 classe di intervento viene mantenuto. Per un avviamento pesante, ad esempio un frantoio, è possibile preselezionare la classe di intervento massima di 30, in modo che il modello termico del motore dell'S711 non scatti prematuramente durante l'avviamento. Il valore del fattore di servizio del motore, P2.4, deve essere impostato al 100% per le applicazioni IE-Key. Questo valore è consigliato anche se il fattore di servizio del motore non è noto. Se il costruttore del motore consente un sovraccarico permanente del motore, ad esempio del 20%, questo valore può essere aumentato al 120%. P2.5 consente di impostare se il collegamento tra il dispositivo e il motore è in line, 3 linee verso il motore, o in delta,
6 linee verso il motore. Attenzione! La configurazione in delta non deve essere utilizzata se il motore è collegato a triangolo, ad esempio triangolo 400 volt, stella inclinata 690 volt. Ciò comporterebbe correnti elevate ed eventualmente l'intervento del dispositivo di protezione a monte. La classe di efficienza del motore viene impostata nell'ultimo parametro del gruppo P2 con P2.6. Il comportamento di avvio-arresto del soft starter viene configurato nel menu P3. La modalità di avvio è impostata su corrente costante con P3.1. Il valore di fabbrica di 10 secondi per il tempo di avvio, P3.2, viene ridotto a 3 secondi. La corrente di avvio, 3 con 200% viene mantenuta. Il valore proposto in P3.4 per la limitazione di corrente è ridotto da 350% a 300% per la simulazione di questo tutorial. Il profilo di avvio della pompa in P3.5 non ha alcuna funzione quando P3.1 è impostato su corrente costante. I seguenti parametri per il kickstart P3.6, tempo di kickstart, e P3.7, livello di kickstart, non vengono utilizzati. Se questa funzione è necessaria, ad esempio perché il compressore ha una coppia di spunto elevata, i parametri P3.6 e P3.7 possono essere configurati di conseguenza. P3.7, livello di kickstart, può anche essere impostato più alto di P3.4, limitazione di corrente. Dopo l'esecuzione del kickstart, il valore di P3.4 sarà nuovamente valido. Il parametro P3.8, coppia per la modalità jog, non viene trattato in questa sede per la sua scarsa rilevanza. Viene mantenuta l'impostazione predefinita di P3.9, modalità di arresto, su coasting. I parametri da P3.10 a P3.18 non vengono presi in considerazione in questo tutorial, in quanto generalmente non sono rilevanti per l'applicazione del compressore di esempio. I parametri da P5.16 a P5.18, potenza minima del motore, del gruppo P5, protezione del motore, ad esempio, possono essere utilizzati per monitorare il corretto funzionamento della valvola di scarico all'avviamento. In caso di malfunzionamento della valvola, il compressore passerebbe al messaggio di errore potenza minima del motore dopo il tempo di P5.17. Ritardo della potenza minima del motore, ad esempio 1 minuto. Per la protezione di contro un sovraccarico termico, con P524 si imposta un ritardo di riavvio di 2 minuti, impostazione di fabbrica 10 secondi, e con P525 si imposta il numero di avviamenti consentiti nell'arco di un'ora a 5, impostazione di fabbrica 4. Sulla centralina vengono visualizzate le informazioni relative al tempo di attesa rimanente per il ritardo di riavvio e al prossimo avvio possibile. Una nota su: se durante il tempo di attesa o al numero di avviamenti o ora è presente un comando di avviamento, questo viene eseguito dopo che è trascorso il rispettivo tempo di attesa. Non è necessario un nuovo fronte all'ingresso di run. Poiché i compressori sono solitamente collegati in modo permanente, il parametro P526, sequenza delle fasi, non ha alcuna rilevanza. Lo stesso vale per i successivi parametri da P527 a P530 per il monitoraggio della frequenza di rete. Un sensore di pressione dell'olio all'ingresso digitale 4 è simulato qui come esempio per il monitoraggio di un compressore. L'ingresso è configurato come contatto normalmente chiuso tramite P-Setting Set, funzione D4i guasto esterno NC. Con P7.9 è possibile specificare se l'S711 deve prima fermarsi, ad esempio per completare un processo, e poi passare all'errore, P7.9 i Stop and Error, o se l'S711 deve andare direttamente in costa in caso di errore, P7.9 Coast to Error. Dato che non viene utilizzata alcuna rampa di arresto, P3.9 Push di Coasting, non vi è alcuna differenza tra le due varianti sopra menzionate. P7.12 Testo errore DI4 può essere utilizzato per creare un testo di errore definito dall'utente, qui livello olio troppo basso. Una volta inseriti tutti i dati, i parametri vengono trasferiti all'avviatore statico.
Le modifiche apportate possono anche essere salvate in un file. La connessione Bluetooth deve essere interrotta per il successivo funzionamento dell'avviatore statico. La configurazione effettuata viene ora dimostrata con un carico simulato. In questa esercitazione la tensione di rete è già applicata al dispositivo. Il relè 1314 ha solo una funzione di segnalazione. In modalità morsettiera, l'hardware è abilitato all'ingresso digitale 2, interruttore EN, e il LED Ready è acceso in modo permanente. L'ingresso digitale 3, interruttore A, viene utilizzato per passare da locale a remoto, il che è indicato da una luce continua sul LED remoto. L'impostazione del quinto monitor è mostrata a destra con un istogramma della curva di corrente. L'ingresso digitale 4, simulazione del sensore della pressione dell'olio, viene attivato con l'interruttore B. Quando l'avvio viene abilitato tramite l'ingresso digitale 1, Run, il motore caricato inizia a funzionare. L'avvenuto avviamento è segnalato dal relè K2, morsetti 23 e 24, tramite il LED nell'interruttore EN. Quando il comando Run sull'ingresso digitale 1 viene annullato, l'azionamento si arresta. Viene visualizzato l'intervallo di tempo fino al prossimo avvio possibile. Il monitoraggio del sensore di pressione dell'olio sull'ingresso digitale 4 è ora dimostrato. Dopo un avviamento riuscito, l'errore viene attivato da un segnale basso sull'interruttore B. Il testo dell'errore precedentemente creato con l'app appare sul display. Il relè K3, terminali 33 e 34, viene eccitato e la spia FLT si accende. Grazie per l'attenzione.